Buongiorno, sono Salderiso, siamo in Costiera Amalfitana, precisamente a Tramonti nel mio laboratorio, dove, come vedete, vi ho preparato tutti gli ingredienti per realizzare un ottimo panettone artigianale. Tutti gli ingredienti sono importanti per fare un dolce artigianale di qualità, in primis in questo caso la farina, che deve essere ricca di glutine, con un W di circa 360-380, poi abbiamo il lievito naturale che andiamo a rinfrescare per 3 volte a distanza di 4 ore a partire dalle 6 del mattino. Poi abbiamo il tuorlo d'uovo, il miele di acacia e poi, per arricchire il nostro panettone, burro fresco di latteria e tanta frutta, sia candita che semicandita, lo zucchero, la bacca delle vaniglie delle isole Bourbon, scorza di limone e arancia grattugiata e poi chiaramente il sale e tanta vaniglia grattugiata all'interno dell'impasto. Il nostro lievito naturale è a lievitare in cella di lievitazione a 28 gradi. Abbiamo già realizzato il terzo impasto e in tardo pomeriggio vi farò vedere come si realizza appunto il primo impasto. Uno dei grandi segreti per fare un grande panettone naturalmente sono le farine e soprattutto il lievito naturale. Questo è un lievito naturale che sono da molti anni che noi lo rinfreschiamo tutti i giorni e pensate, dalle 6 stamattina, ora che sono le ore 19, siamo pronti per fare il nostro primo impasto. Il mio collaboratore ha già preparato in macchina la farina, l'acqua, il malto. Mettiamo in funzione la impastatrice a braccia tuffanti. È molto importante avere anche una macchina che abbia circa 44 battute al minuto quando va lenta in questo modo, fino a 75 battute al minuto quando dobbiamo dare appunto energia all'impasto. Vi ricordo che l'impasto deve essere veloce, circa 20 minuti, non di più, il primo impasto, e quindi abbiamo bisogno di una macchina che sia abbastanza veloce per incordare la pasta senza riscaldarla. Mentre la pasta inizia a incordarsi, come vedete abbiamo già preparato, già pesato il burro. Adesso la macchina, come vedete, ha cambiato velocità, stiamo aggiungendo la parte di liquido, quindi l'acqua che serve a incordare. Come potete vedere l'impasto ha iniziato a formare il glutine e si è asciugato anche, quindi vedete quanta forza la macchina, quanta energia gli dà. E Gianluigi è pronto per iniziare a introdurre nell'impasto il tuorlo d'uovo. Dopo circa 13 minuti, come vedete, l'impasto è pronto per ricevere il grasso, quindi in questo caso il burro, perché noi utilizziamo solo ed esclusivamente il burro per i panettoni, ma per tutti i tipi di dolci che prepariamo. Adesso sta versando il burro liquido e poi a seguire inseriremo il burro classico, il burro normale. Adesso la pasta ha ricevuto il burro liquido, l'ha incorporato e iniziamo a inserire il burro morbido. Il primo impasto è pronto, come vedete è bello liscio e setoso. Sono passati circa 25 minuti e adesso lo mettiamo a lievitare fino a domani mattina per circa 12-13 ore e fra 13 ore vi farò vedere come si fa il secondo impasto. Gli impasti sono pronti, li abbiamo messi nelle marne e li mettiamo a lievitare a 28 gradi fino a domani mattina. Adesso vi farò vedere come si prepara il secondo impasto. Naturalmente, come avete visto, il primo impasto di ieri sera è stato a 28 gradi per circa 12-13 ore, dopodiché adesso aggiungeremo la farina e iniziamo a impastare.
Adesso aggiungiamo una miscela a base di acqua, zucchero e bacche di vaniglia. Adesso uniamo il miele, vi ricordo che è miele di acacia. Adesso aggiungiamo il tuorlo d'uovo, ne metteremo 1 litro per volta, così la pasta può assorbire bene tutto il tuorlo, il sale che deve sciogliersi bene nell'impasto e per ultimo adesso aggiungiamo il burro a pezzi, deve essere morbido, cremoso, non freddo da frigorifero, ed infine aggiungeremo il burro liquido. Quando la pasta sarà bella, liscia e setosa, metteremo dentro tutta la frutta. Allora, adesso qui stiamo realizzando il classico panettone milanese con tutta l'uvetta, come vedete, che è stata messa a bagno. Una volta dopo l'uvetta aggiungiamo l'arancia o il cedro, che è un prodotto di nostra produzione, infatti la canditura è un nostro fiore all'occhiello. Questa invece è una pasta d'arancia, sono gli stessi canditi che vengono macinati finemente. Allora, mentre qui lavora la macchina, aggiungiamo le fragole candite in quest'altro impasto per realizzare il nostro famoso panettone stregato. Una grande ricchezza di frutta semicandita e candita. Ogni impasto viene arricchito con la frutta, dopodiché vengono tagliati e pesati uno per uno. I panettoni vengono tagliati in diverse forme, diverse misure, da mezzo chilo, 1 chilo, fino ad arrivare a 5 kg. Pensate che noi tutti i giorni qui lavoriamo dai 1000 ai 1500 panettoni, tutti fatti in questo modo, tutti realizzati a mano, ma soprattutto i tempi di lavorazione e di lievitazione sono circa di 60 ore. Pensate, i panettoni vengono pirlati con le mani a distanza di 2 ore, quindi rifacciamo questo lavoro fra 2 ore. Una volta che la pasta si è riposata, li riprendiamo in mano uno per uno e rifacciamo questo lavoro. Dopo la pirlatura e il riposo abbiamo ripreso in mano la pasta, la ripirliamo, quindi andiamo a unire bene l'impasto, a formare una bella sfera di pasta arrotondata, viene inserito nel pirottina da forno e lo lasciamo lievitare per ancora 24 ore. Dopodiché faremo il tradizionale taglio a croce, quindi la scarpatura per il panettone milanese, mentre gli altri panettoni vengono infornati direttamente a una temperatura di circa 190 gradi per 50 minuti. I panettoni sono pronti, come vedete li sforniamo direttamente dal forno, una teglia per volta, vengono messi negli assi con gli spilloni d'acciaio e vengono capovolti per evitare che possa appunto cadere la testa, che possa abbassarsi la testa del panettone. Quindi questo momento è molto importante, come vedete in gran velocità prendiamo tutti i panettoni dal forno e li capovolgiamo fino a quando non si sono raffreddati perfettamente. Dopo 8 ore di raffreddamento i panettoni vengono portati in questo reparto dove verranno farcite con le creme. In questo caso, come potete vedere, il panettone è quello al limone di Amalfi, quindi la crema che inietteremo all'interno è preparata con il limoncello. Poi sopra la grassatura fatta con una ganache a base di panna, cioccolato bianco e limoncello, viene appunto stesa sopra la testa del panettone e decorato con trucioli di cioccolato al limone. Come vedete qui abbiamo solo 5 dei 13 gusti a disposizione, ma se vi trovate in Costa d'Amalfi vi aspetto qui al laboratorio per farvelo visitare e farvi assaggiare una fetta di panettone in diretta.